Ciao amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi puntata dedicata all'unboxing. Infatti andremo ad aprire questi bei pacchettini e pacchettoni che mi sono arrivati. Che cosa c'è in queste scatole? Beh, naturalmente home computer e software e giochi dei favolosi anni 80, ma non solo, anche del materiale che poi mi servirà nei prossimi video. Se siete curiosi anche voi di scoprire ed aprire questi pacchi insieme a me, non andate via, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti e ci vediamo subito dopo la sigla. Rieccoci amici, siamo tornati dopo aver spostato la telecamera con l'inquadratura dall'alto per avere una visione più comoda. Andiamo ad aprire il primo pacco, io direi di iniziare da questo e vediamo cosa contiene. Quindi andiamo con il trincetto, abbiamo un po' di scotch, naturalmente io ho tolto gli indirizzi per una questione di privacy, ecco qua. Vediamo un po' cosa contiene questo bel pacchettino. Allora, troviamo un bel po' di carta, è imballato, ha un fogliettino. Cosa c'è scritto qua? Ah, ecco, è un adesivo che diciamo il venditore mi ha voluto omaggiare di questo adesivo, probabilmente sarà il suo gruppo di T99, quindi parliamo di Texas Instruments dell'home computer T99 di cui ci siamo occupati nella puntata precedente. Ma cosa sarà mai qua dentro? Cosa ci sarà? Naturalmente cose che riguardano il T e sono delle cartucce gioco. Infatti abbiamo una cartuccia con il gioco Mesh e quest'altra invece nera che contiene il gioco Munchman, che poi sarebbe una sorta di clone di Pac-Man, dai. Questo qua invece è un gioco in cui praticamente si va a sparare con un carro armato a un elicottero e poi si devono salvare delle vite dei soldati con delle operazioni chirurgiche praticamente. Allora, fatemi sapere se vi interessa vedere in azione questi giochi e quindi scrivetemi nei commenti e noi faremo magari un video dedicato a questi giochi. Ci deve essere anche una terza cartuccia che deve ancora arrivare però. Allora mettiamo da parte queste cartucce, ringraziamo l'amico per il generoso omaggio e mettiamo da parte questa scatola. Proseguiamo poi con questi altri due pacchetti. Io direi di fare questo qua giallino e quest'altro perché entrambi sono collegati. Andiamo quindi direi ad aprire prima questo qua, sempre con il nostro taglierino. Andiamo ad incidere, facendo attenzione a non andare troppo in profondità per non recare danno al contenuto, ed apriamo. Chiudiamo il taglierino, andiamo ad aprire. Anche qui un bel po' di polistiroli, anzi di pluriball.
sembra fatto il pacchetto bello imbottito in modo da non avere danni durante il trasporto. Allora, ecco qua, abbiamo un bel cavo tipo I, non so se riusciamo a leggere, IEE 488. Si tratta di un cavo che mi servirà per collegare il lettore drive per il Commodore PET. Naturalmente, oltre a questo tipo di connettore, però ci serve un adattatore per poterlo collegare poi al computer Commodore PET. Questo perché praticamente quando ho acquistato il lettore floppy non era disponibile il cavo, siccome non se ne trovano, diciamo, in giro, insomma, di cavi originali, e ammesso che si trovi, diciamo, costano pure un bel po', dai, hanno un bel valore. Quindi ho deciso di acquistare un cavo su eBay e un adattatore che poi andremo a vedere adesso. Quindi andiamo a togliere questi imballaggi, quindi andiamo ad aprire adesso il pacco complementare, che è questo. C'ho dei fogliettini, andiamo ad aprire. Ed ecco il nostro adattatore. Questo è quello che va nel Commodore PET, il connettore che va nella porta del Commodore PET, mentre questo connettore femmina è quello che invece utilizzeremo da collegare, diciamo, a questo. Quindi praticamente se vado ad aprire questo, funziona così. Allora, vediamo il verso giusto, dovrebbe essere questo. Ecco qua. Quindi praticamente questo va collegato al PET e questo invece va collegato al lettore floppy. Bene. Si tratta del gioco Space Pilot per Commodore C16, C116 plus 4. Da utilizzare con il lettore floppy 1551. Ancora abbiamo un altro gioco, Fortress Underground, questo per C16 e plus 4, quindi non per C116 ma solo C16 e plus 4. Andiamo quest'altro invece, Fire Galaxy, anche questo porta C16 e plus 4. Sembra strano perché secondo me funziona anche su C116, solo che qua magari non è scritto, però dovrebbe funzionare anche sul C116. Infine abbiamo quest'altro dischetto, Summer Olympiad, insieme per Commodore 116, C16 e plus 4. Fatemi sapere se siete interessati a vedere anche questi giochi in azione e
faremo un video dedicato a questi giochi, naturalmente funzionanti sia con il 15 lettore floppy C1551 e il computer, un computer della serie 264 della Commodore. Andiamo avanti con quest'altra scatola. In realtà questa non è arrivata per coso, per cocriere, ma è un ritiro fatto qui a Ravenna, quindi un acquisto, diciamo, fatto uno scambio a mano. Allora, si tratta di due cassette gioco per Commodore 64 che ho pagato per entrambe 15 euro, quindi 10 euro per la Super Off-Road e diciamo il venditore poi mi ha offerto di comprare anche quest'altra cassetta, si chiama Tie Break della Ocean, quindi un gioco di tennis a prezzo di 5 euro, e devo dire che l'ho preso molto volentieri perché avevo visto diciamo questo gioco su YouTube e mi sembrava abbastanza carino, quindi ho preso pure questo. Andiamo ad aprire per prima Super Off-Road della Virgin Games. Andiamo alla parte posteriore, ci fa vedere qualche schermata del gioco e ci dice che c'è una versione per C64, per Commodore 64, una versione per Amstrad e un'altra invece per Spectrum. Andiamo ad aprire e vediamo che cosa. Ecco, innanzitutto abbiamo qui il manualetto delle istruzioni con una foto di una vecchia gloria del diciamo automobilismo sportivo con diciamo un cabinato. Quindi dentro troviamo tutte le istruzioni, vediamo per Amiga ST, BMPC e compatibili, C64, C128, Amstrad, CPC e Spectrum. Quindi ci sono tutte le spiegazioni in inglese qui e in italiano. Poi troviamo la cassettina per caricare il gioco con il dataset sul Commodore 64 C64, questa è la versione per Commodore 64, e infine troviamo anche il poster, direi in ottime condizioni, poster diciamo del gioco con questa bellissima immagine del fuoristrada, direi in ottime condizioni. Sono veramente contento di questo acquisto, quindi 10 euro con la sua scatola e il suo bellissimo diciamo poster. Quindi chiudiamo questa e andiamo invece ad aprire quest'altra. Quindi leggiamo Championship Tie Break della Ocean. Anche qui troviamo delle schermate con addirittura la bustina, sua bustina originale. Andiamo qua invece, anche qui con il suo che cos'è questa, vediamo un po'. Il suo fogliettino Join the Adidas Elite, bellissimo, completo, veramente tenuto stupendamente. Anche qui troviamo il manualetto originale con tutti i comandi, le istruzioni d'uso in varie lingue. Sembra veramente con istruzioni anche in italiano. Questo poi lo leggeremo. E anche qui troviamo naturalmente la cassettina per
il gioco da caricare. Leggiamo la data del 1990, quindi Commodore 64 C128. Anche questo naturalmente fatemi sapere se diciamo mi farebbe piacere vedere un video con il caricamento e magari diciamo la prova di questi giochi, e insomma prepareremo un video se vi fa piacere anche su questi giochi, e lo testeremo su macchina naturalmente su Commodore 64 originale. Quindi qua mettiamo così, andiamo a chiudere la scatola. Bene, sono veramente contento di questo acquisto. Per 15 euro mi sembra un ottimo affare. Cosa ne pensate? Andiamo avanti con l'apertura delle nostre scatoline e passiamo agli acquisti fatti sulla piattaforma Amazon. Allora andiamo ad aprire, qui ci indica dove iniziare l'apertura. Allora, andiamo a tirare qua, vediamo cosa c'è. Ecco, qui è vuoto. Allora si tratta di un kit di elettronica con vari componenti, resistori ed altri componenti, LED, diodi eccetera, e un breadboard per fare alcuni piccoli esperimenti di elettronica praticamente, quanto diciamo elettronica è una materia che mi affascina e voglio approfondire la conoscenza facendo alcuni piccoli esperimenti. Ho trovato questo kit diciamo con vari pezzi a pochi euro e niente, ho deciso di comprarli e poi proverò insomma, e magari non credo di fare un video dedicato, però magari insomma più in là cercherò di farne buon uso in un video, però non voglio svelare troppo, quindi andiamo avanti con l'apertura dei pacchetti. Andiamo ad aprire anche quest'altro pacchettino sempre comprato su Amazon, quindi tiriamo la linguetta e vediamo cosa c'è dentro. Ecco qua. Troviamo qui una pennetta. Che cosa sarà mai? Vediamo un po'. Ecco, questa pennetta praticamente è ecco qua, si apre così. Allora praticamente questa qua serve per praticamente pulire i contatti specialmente per esempio per non so, la porta cartucce del Commodore 64, quindi è una penna diciamo a fibre di vetro che sfregandosi mi serve per togliere diciamo dell'ossido, quindi per pulire questi contatti. Anche questo insomma la cercavo da un po', alla fine ho deciso di prenderla e penso che mi sarà molto utile. Andiamo invece ad aprire quest'altro pacchettino qua, anche questo vediamo preso su Amazon. Di cosa si tratta? Allora si tratta praticamente di una pistola succhia stagno. Praticamente con tutti i suoi attrezzi, e ci servirà poi per
diciamo eventuali operazioni di riparazione dei nostri amati home computer. E qui c'è da qua ovviamente i suoi pistola con i suoi cavetti e gli aghi di pulizia, i filtrini come i puntali, e che proviamo praticamente la sua pistolina con il vetrino e le pulizia. Ora non voglio però metterlo fuori perché poi ho paura di non riuscire più a incastrare i vari pezzi. Passiamo quindi al pezzo forte. Apriamo questo bello scatolone che non contiene un forno a microonde, ma bensì qualcosa di diverso, e però non voglio dire troppo, andiamo a scoprirlo aprendo il pacco. Qua già si comincia a intravedere qualcosa. Andiamo ad aprire e a scoprire cosa c'è qui. Ragazzi, si tratta di un bel Commodore C116. Commodore C116. Ecco con la sua scatola originale, un po' sporchina a dire la verità, però questo è un pezzo veramente fantastico, ragazzi, difficilissimo da trovare, e quando lo si trova ad un prezzo davvero alto, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto diciamo raro e molto costoso. Troviamo la confezione e troviamo il suo imballaggio addirittura con i polistiroli originali, e vediamo questa macchina un po' da pulire, però tutto sommato in ottime condizioni. Quindi andremo a fare una pulizia e poi faremo un video dedicato solamente a questo computer perché merita sicuramente, e ne faremo un video appunto dedicato e andremo a testare con i giochi che abbiamo visto prima. E qui troviamo la cartolina, vabbè, la garanzia, il suo manuale d'uso in tedesco. Ricordo che questo tipo di computer è stato venduto direttamente in Germania e in Ungheria, quindi troviamo il suo manuale in lingua tedesca. Invece la scatolina che contiene il cavetto per il collegamento al televisore e il suo alimentatore originale. Quindi adesso non lo proveremo, oggi non andremo a provare questo computer, ma perché voglio prima pulirlo e diciamo testarne le tensioni, e poi farò un video dedicato solamente a questa macchina. Se volete vedere qualche video dedicato anche ad altro materiale che abbiamo visto prima, scrivetelo nei commenti e sicuramente insomma vi accontenterò. Quindi che dire. Bene amici, siamo giunti al termine di questo video ed è con questo bellissimo Commodore 116 che vi voglio salutare.
Nel prossimo video sicuramente andremo a parlare di questa favolosa macchina, testeremo il funzionamento, se siamo fortunati lo proveremo con uno dei o più, diciamo, giochi in floppy che abbiamo visto prima. E a tal proposito, se c'è qualcosa che vi interessa vedere in particolare del materiale che abbiamo visto prima, scrivetelo nei commenti e ne faremo magari un video dedicato. Per oggi è tutto, quindi vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto e a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Io vi ringrazio della visione e vi saluto e vi aspetto numerosi alla prossima. Ciao!